Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi, a grande richiesta, la mini tartaruga marina. Me l'avete chiesta in tantissime e oltretutto è un animaletto che piace moltissimo anche a me e quindi eccola qui. È davvero molto piccola, si realizza in massimo un paio d'ore, ma anche meno. Oggi vedremo insieme come fare tutti i pezzi che la compongono e come unirli per ottenere questo risultato. Questi mini animaletti li possiamo fare per collezionarli, oppure ovviamente possiamo farne un portachiavi, oppure potrebbe essere una bellissima applicazione per una borsa estiva o per un zainetto per bambini, insomma, vedete voi. Io devo dire che sono molto soddisfatta del risultato, mi piace molto come è venuta. Vedremo anche un'opzione per non mettere i bottoncini sugli occhi ma ricamarli. Io credo di avervi detto tutto e quindi non perdiamo altro tempo e passiamo al tutorial. Per fare la nostra tartarughina ci serviranno filo cotone cablé numero 5 in diversi colori, un po' di ovatta, una forbice, un ago da lana, un uncinetto da 2 mm e opzionali 2 bottoncini per gli occhi. Per il carapace cominciamo da un cerchio magico e per questo facciamo un giro intorno al dito con sopra il filo che va verso il gomitolo. Passiamo sotto con l'uncinetto, portiamo fuori il filo e facciamo una catenella. E nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Lavorati 6 punti, tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. La lavorazione del carapace è a spirale, quindi vi consiglio di marcare l'inizio del giro o con un segnapunti o con un filetto. Nel secondo giro lavoriamo 6 aumenti, che vuol dire che in ogni punto lavoriamo 2 punti bassi. E terminiamo il giro con 12 punti. Nel terzo giro la ripetizione che ripetiamo è un punto, quindi un punto basso nel primo punto e un aumento, 2 punti nel secondo punto. E ripetiamo per tutto il giro un punto, un aumento e terminiamo il giro con 18 punti. Nel quarto giro la ripetizione che ripetiamo è 2 punti, quindi per 2 volte un punto in ogni punto, e un aumento, 2 punti nello stesso punto. E ripetiamo per tutto il giro 2 punti, un aumento e termineremo il giro con 24 punti. Nel quinto giro lavoriamo i 24 punti che abbiamo punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Nel sesto giro la ripetizione che ripetiamo è 3 punti, 1, 2, 3 e un aumento, 2 punti nello stesso punto. E ripetiamo così per tutto il giro, 3 punti, un aumento e termineremo il giro con 30 punti. Nel settimo e nell'ottavo punto lavoriamo i 30 punti che abbiamo punto su punto. Nel nono giro la ripetizione che ripetiamo è 3 punti, 1, 2, 3 e una diminuzione e per la diminuzione prendiamo la mezza catenella verso di noi dei 2 punti successivi, quindi solo la mezza catenella esterna. Portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto e ripetiamo 3 punti, una diminuzione per tutto il giro. Terminato il giro lavoriamo un ulteriore punto bassissimo, una catenella e tagliamo il filo. Dal decimo giro lavoreremo con il colore che abbiamo scelto per la pancia della tartaruga. Nel decimo giro lavoreremo in costa, quindi vuol dire che prendiamo solo la mezza catenella dietro di ogni punto, quindi entriamo nella mezza catenella dietro, portiamo fuori il filo, facciamo una catenella e cominciamo a lavorare questo giro. Quindi entriamo nel punto e volendo cominciamo anche a nascondere la codina prendendola nella lavorazione.
La ripetizione che ripetiamo in questo giro è 2 punti e una diminuzione. Per lavorare la diminuzione quando lavoriamo in costa vi consiglio di lavorare la diminuzione classica, quindi entro nel punto, porto fuori il filo, entro nel prossimo punto, porto fuori il filo e chiudo tutto assieme. E ripetiamo per tutto il giro 2 punti, una diminuzione, ricordando di lavorare in costa, quindi prendendo solo la mezza catenella dietro. Terminato il giro ricominciamo a lavorare a spirale e quindi direttamente cominciamo a lavorare nel primo punto del giro. In questo giro la ripetizione che ripetiamo è un punto, una diminuzione, lavorando normalmente come abbiamo imparato. E ripetiamo per tutto il giro un punto, una diminuzione. Terminato il giro riempiamo bene con l'ovatta. E se volete potete aiutarvi con un bastoncino o con una penna o con l'uncinetto. Riempiamo bene con l'ovatta per dare la forma, ma nello stesso tempo non troppo da far diventare una pallina il lavoro. Vogliamo che la pancia rimanga abbastanza piatta. Riprendiamo il lavoro e lavoriamo l'ultimo giro. Nell'ultimo giro lavoriamo 6 diminuzioni e resteremo con 6 punti. Lavorate le 6 diminuzioni, tagliamo il filo e infiliamo in un ago da lana. Chiudiamo questo forellino passando attraverso la mezza catenella esterna dei 6 punti che ci rimangono e una volta passati tutti e 6 punti tiriamo e chiudiamo il foro che è rimasto. Se vogliamo passiamo attraverso qualche altro punto portiamo l'ago verso il centro, facciamo un nodino e per il momento portiamo l'ago qui sopra e lo lasciamo qui. Ed ora che il corpo è pronto, vediamo come fare la testa e le zampe. Per la testa, come per il corpo, lavoriamo in un anello magico e nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi. Nel secondo giro lavoriamo 2 aumenti, quindi per 2 volte lavoriamo 2 punti nello stesso punto. E un punto. E ripetiamo un'altra volta, 2 aumenti, un punto. Il secondo giro termina con 10 punti. Nel terzo e nel quarto giro lavoriamo questi 10 punti punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Quando lavoriamo senza aumenti, il lavoro tende ad arricciarsi. Ricordiamo che il dritto è quello che rimane per dentro. Quindi questa è la parte diritta del lavoro e proseguiamo. Nel quinto giro la ripetizione che ripetiamo è una diminuzione, quindi prendiamo la mezza catenella verso di noi dei 2 punti successivi e 3 punti. 1, 2 e 3. E ripetiamo un'altra volta, una diminuzione, 3 punti. Terminato il quinto giro, con un po' di pazienza, riempiamo con l'ovatta. Nel sesto giro lavoriamo una diminuzione e 2 punti. 1, 2. E ripetiamo un'altra volta, una diminuzione e 2 punti. Nel settimo giro lavoriamo i 6 punti che abbiamo punto su punto.
1, ed ora lavoriamo una catenella e appaiamo il lavoro in maniera da avere 3 punti davanti e 3 punti dietro, e lavoriamo 3 punti bassi prendendo un punto davanti e un punto dietro, prendendo tutto il punto davanti e tutto il punto dietro, in maniera da unire e appiattire il lavoro. In questo modo lavoriamo 3 punti bassi, 2 e 3. E la testa è pronta. Lavoriamo una catenella e tagliamo il filo un po' lungo. Riempiamo solo la prima parte della testa, la seconda la lasciamo piatta. Per le zampe lasciamo una codina iniziale un po' lunga e facciamo un cappietto, quindi un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, questo filo lo passiamo sotto, lo estraiamo e tiriamo. E lavoriamo 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e cominciando dalla seconda catenella dall'uncinetto e lavorando nel filetto dietro, quindi ruotando le catenelle, così sono sul davanti, le ruotiamo e troviamo un filetto qui dietro, lavoriamo qui, cominciamo a lavorare un punto basso, un mezzo punto alto, due punti alti, 1, 2 e 2 mezzi punti alti, 1, 2. Lavorando nella mezza catenella dietro ci restano le catenelle dei punti sopra e le catenelle delle catenelle sotto, quindi viene un lavoro finito sia sopra che sotto. Ed ora lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo. E come questa ne lavoriamo altre 3 identiche. Per la coda, come per le zampe, prepariamo un nodino iniziale e lasciamo una codina un po' lunga. Lavoriamo 2 catenelle e come prima lavoriamo sulla seconda catenella dall'uncinetto, quindi la prima, e nel filetto dietro, e qui lavoriamo un punto basso. Così. Lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E la codina è pronta. Prepariamo un nodino iniziale con il marrone scuro e prendiamo il corpo e lo posizioniamo in questo modo. Questo è il punto in cui abbiamo chiuso il giro, in cui si vede ancora un po' il gradino. Partiamo da 2 punti prima, quindi qui. Estraiamo l'uncinetto, entriamo nel punto prendendo la mezza catenella che non abbiamo lavorato, così, e infiliamo l'asola. Portiamo fuori e cominciando a lavorare dal punto successivo lavoriamo un punto basso, sempre prendendo solo la mezza catenella non lavorata, così. Nel punto successivo lavoriamo un mezzo punto alto, e nello stesso punto iniziamo un altro mezzo punto alto, così, e passiamo al punto successivo e cominciamo un altro mezzo punto alto. Così. Ed ora chiudiamo tutto insieme. E nello stesso punto in cui abbiamo appena lavorato questo ultimo punto, lavoriamo un altro mezzo punto alto. Così. Un punto basso nel punto successivo
e un punto bassissimo in quello ancora successivo, così. Ed ora tagliamo il filo. Ed estraiamo. Infiliamo il filo in un ago, lo portiamo dentro lo stesso punto in cui abbiamo fatto il punto bassissimo e dentro il corpo e lo facciamo uscire in un punto più o meno centrale. E nello stesso punto facciamo uscire anche il filo di inizio lavoro. Tra questi due fili facciamo un bel nodo doppio e li perdiamo all'interno del corpo. Tagliamo uno dei due fili quasi raso e nascondiamo l'altro. E tirando si nasconde il nodino. In questo modo nasconderemo qualunque filo dei nostri amigurumi. Posizioniamo la testa dove abbiamo appena fatto questo ciuffetto e cuciamo con qualche punto, lavorando un punto nel corpo, quindi prendendo così, e un punto nella testa. Un punto nel corpo e un punto nella testa. E questo è il risultato che dobbiamo ottenere sopra e sotto. E una volta soddisfatti portiamo fuori il filo da uno dei fori della lavorazione, come abbiamo visto, poi annoderemo con un altro filo. Se vogliamo possiamo posizionare con degli spilli le 4 zampe per vedere come distribuirle, ma circa io ho lasciato un punto tra la testa e le zampe davanti e 3 punti tra le zampe davanti e quelle dietro. Per cucire le zampe sarà semplicissimo, entriamo sotto la mezza catenella che abbiamo lasciato non lavorata e usciamo nel punto appena sotto, così. Usiamo i fili di inizio e fine lavoro per cucire. Passiamo il filo così e prendiamo l'altro filo. Infiliamo anche l'altro filo, lo facciamo passare sempre sotto il punto ma nel successivo e lo facciamo uscire dallo stesso foro da cui abbiamo fatto uscire l'altro filo. Così, togliamo lo spillo. Controlliamo che la zampa sia proprio dove la volevamo e tra questi due fili, come abbiamo visto, facciamo un bel nodo doppio e li perdiamo. Stringiamo bene e perdiamo i fili come abbiamo visto. E questo è il risultato, sopra e sotto. Allo stesso modo cuciamo le altre 3 zampe. E questo è il risultato, sul dritto e sul rovescio. Io vi consiglio di mettere le zampe tutte dalla stessa parte, cioè se il rovescio lo tenete per sotto, tenetelo per tutte e 4 le zampe, in maniera che venga un lavoro uniforme. Per gli occhi prendiamo 2 mini bottoncini e li attacchiamo con un pezzetto di filo nero. Il filo che ho utilizzato è proprio il cablè, lo stesso che abbiamo utilizzato per fare l'amigurumi. Ho fatto entrare il filo da un punto sotto, ho dato un punto a un occhio, un punto all'altro occhio, ho fatto uscire il filo dallo stesso punto, ho fatto un nodo e ho perso i fili. E questo è il risultato. La lavorazione a uncinetto naturalmente tende un po' ad arricciarsi e questo, a mio avviso, rende la tartarughina ancora più simpatica. A mio gusto la tartarughina è bellissima così com'è, ma se volete possiamo fare una decorazione sul guscio per arricchirlo. Quindi con il filo di fine lavoro
del corpo, lo teniamo bello lungo e facciamo la decorazione. L'obiettivo è quello di creare un esagono qui sopra facendo dei punti. Così creiamo un esagono ed ora scendiamo a livello della pancia dando un punto appena dove inizia il colore della pancia e tornando fuori sopra. E questo punto lo tiriamo solo leggermente per arricciare un po' la lavorazione e continuiamo così. E arrivati all'ultimo punto usciamo dove abbiamo lasciato per esempio il filo della testa, facciamo un nodo doppio e perdiamo. E la tartarughina è pronta. Se non avete i bottoncini o se non vi piacciono, possiamo ricamare gli occhi. Io qui ho fatto un cerchio magico, ho lavorato 4 punti bassi ed ho fatto la chiusura invisibile e poi li ho cuciti alla testa. E come per il bottoncino, con un po' di filo nero ho creato la pupilla. E queste sono le nostre tartarughine. A voi quale piace di più? E anche per oggi abbiamo terminato. Io devo dire che sono veramente molto soddisfatta del risultato, mi piace un sacco e spero tanto che piaccia anche a voi. Questa piccola tartarughina la possiamo collezionare e quindi utilizzarla, diciamo, come soprammobile o regalarla a chiunque collezioni tartarughine, oppure possiamo farne un simpatico portachiavi. L'abbiamo visto ormai tante volte, possiamo aggiungere un pezzetto di catena per esempio qui sopra o magari qui sopra per farla penzolare in maniera diversa e poi mettere l'anello del portachiavi e penso che per l'estate sarebbe simpaticissima, oppure sarebbe bellissimo sempre aggiungere la catena e penso che io farò questo e attaccarla allo specchietto della macchina. Qualunque cosa ne facciate, io spero ne facciate tante e se così fosse aspetto le foto sulla mia pagina Facebook o su Instagram. Non vedo l'ora di sapere cosa ne pensate di questa tartaruga, aspetto i vostri commenti qui sotto al video. Vi ringrazio come al solito un sacco di avermi seguita anche in questo tutorial, ci vediamo in un prossimo tutorial e nel frattempo vi mando un grande abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!